Ho avuto tutta la vita questo sogno di navigare nei mari di tutto il mondo col mio equipaggio e adesso mi ritrovo incastrato in questa dinamica dove in sostanza devo recitare la parte del buon ambientalista e questa cosa mi fa impazzire. Ma ci sei anche tu a raccogliere con noi? Perché a me non frega un cazzo tanto quanto il grosso della gente che sta in giro. Dai. Chi tace acconsente. Il punto è che secondo me il 90% delle persone qua in questo momento sono stranieri. We are doing a beach cleaning close to this place. Va bene, è già impegnato. Sì, il 10% non gliene frega un cazzo. Un cavolo! A nessuno frega un cavolo. Scusate, riduco le parolacce così provo a ribaltare il paradosso per cui si dà più peso alla forma che al contenuto. L'era dei bacchettoni e dello stare attenti ad ogni parola che dici. Mandatevene a fare in... Ciao, noi stiamo organizzando per questo pomeriggio una... Pulizia della spiaggia. Se non avete niente da fare, Vai, vai, thank you. thank you. We'll finish lunch and probably come back. Thank you so much. Thank you so much, Thank guys. you. Thank you. Have a nice day. Thank you, bye. Sì, vi hanno mandato a fanculo nel migliore dei modi. Sono indiani, sono i primi inquinanti del pianeta. Così mi ritrovo a fare un beach cleaning in una delle spiagge più belle e pulite in Sardegna. E credetemi, più che ambientalisti sembriamo un gruppo di netturbini. Scusate, intendevo operatori ecologici addetti alla raccolta dei rifiuti. A volte dimentico la ABC di come essere paraculo con gli spettatori. Ha vinto il Nobel. Con un gruppo di tante persone, cosa... Ha vinto il Nobel per la pace, Lorenzo. Proprio così, Filippo Giorgi, lo scienziato italiano tra i più autorevoli sul tema del cambiamento climatico e il padre di Lorenzo. Ha fatto parte dell'IPCC come unico italiano, organizzazione vincitrice del premio Nobel per la pace nel 2007. The Nobel Peace Prize for 2007 to the IPCC. Questa era l'unica informazione che avrei voluto sapere. Cazzo, dire in giro che tu sei il figlio di un Nobel per la pace ci avrebbe dato budget, risorse economiche, fondi per la nostra spedizione, capisci? Cos'altro mi nascondi? Che sei americano? E in effetti Lorenzo lo è. È statunitense perché i suoi lavoravano da scienziati negli Stati Uniti ed è nato lì, ius soli. Questo spiegherebbe la sua enorme dedizione a contrastare i disastri climatici causati dai suoi conterranei a stelle e strisce. Perfetto, India, Stati Uniti, adesso mi manca soltanto sparare a zero sulla Cina, così ci siamo del tutto decolpevolizzati. Oh sì, così mi piace parlare di climate change. Nell'episodio precedente Pampero II si dirige in Sardegna, ma un piccolo scricchiolio fa quasi crollare l'albero. Ema e Lore lo salvano per un pelo. In equipaggio arriva Maddalena che vuole salvare il mondo piantando alberi. Vanno a Trieste a incontrare il padre di Lore. Colpo di scena, è uno scienziato! Ma veramente? Quella raccolta rifiuti non è sicuramente stata la cosa più divertente della nostra vita. Cara umanità, facciamo schifo. Cioè, questa sarà l'ottava ciabatta che trovo in 10 metri. Come cazzo fai a perdere una ciabatta? Ne ho trovate 12. Butta nel tuo che non ho più spazio. No. Noi veniamo fuori da una cultura in cui da un lato c'è quella che noi chiamiamo la natura e dall'altro quelle che noi chiamiamo gli esseri umani. E tendiamo a pensare a queste due cose come due cose separate. Invece dobbiamo renderci conto che noi siamo, prima di tutto, siamo parte integrante del sistema climatico e che quindi ogni azione che noi facciamo ha un effetto, per quanto piccolo, ma lo ha. Se quell'azione la fanno 7 miliardi di persone, l'effetto diventa grande. Quindi cominciamo intanto a capire che il pianeta è la nostra casa. Ogni schifezza raccolta, ogni bottiglia tolta da terra è solo la punta dell'iceberg della nostra strafottenza verso il pianeta. Quello che ti viene da pensare è che non si tratti solo di rifiuti abbandonati, si tratta di qualcosa di molto più profondo. Ignorare le conseguenze. L'approccio di Ema legato al beach cleaning di oggi è stato un po' magari fastidioso perché ne eravamo carichi di energia, siamo venuti qua, ci siamo messi a raccogliere, lui era molto scherzato. Ho raccolto abbastanza per oggi. Però se volete continuare non vi fermerò di certo, prego. E noi non ci fermiamo. Dai, va bene. Però per una ragione che penso sia super giustificabile, perché
Noi siamo comunque in tutto quello che facciamo, anche facendo le riprese per questo prodotto. I mezzi che abbiamo, gli strumenti, noi in primis non siamo adeguati a fare un prodotto di così alta qualità. Il mondo ha bisogno di protezione, però sarebbe fighissimo se un giorno l'ambiente non avrebbe più bisogno di noi. Non abbia più bisogno di noi. Non avesse. Sarebbe... la ripeto? Quindi penso che sia normale che ogni tanto ci sia un po' di stress nel gestire questa cosa. La maggior parte dei problemi non sono così tangibili, mentre lo sporco in giro e lo schifo che facciamo nelle spiagge, in mare, è super tangibile. E quindi penso sia un grande esempio di azioni che possono sbloccare qualcosa nella mente delle persone. È pazzesca questa cosa, per cui siamo ancora convinti che prima o poi qualcuno risolverà le cose al posto nostro. Della navigazione Sardegna-Spagna non c'è molto da dire, se non che abbiamo distrutto la vela più costosa che avevamo. L'ho rubato in cantiere! È venuto a scroccare un passaggio questo uccellino. Esci! Per 5 giorni. È uno storno e stava migrando. Un po' come qualcuno, magari per il clima prima o poi. E infine, non lo sapevo ancora, ma quella sarebbe stata l'ultima navigazione di Maddalena con noi. Allora, il carattere di Emma è complesso da gestire. Penso lo sappia anche lui che non è il carattere più bello del mondo. Nel diario di bordo, tra le ultime cose, Maddalena ha scritto: ma spero un giorno tu non mi definirai come la hippie rotta in culo che non vuole che butti la carta in mare e che vuole che tutti usino sapone bio. Dopo oltre un mese in così pochi metri quadrati galleggianti è più che lecito capire di non star più bene a bordo. Mi devo, penso, adattare a questa cosa. Forse. Quale sarà secondo te la più grande sfida di questo viaggio? Tu. La tua vita, ti ricordo che è nelle mie mani, quindi devi fare molta attenzione a tutto quello che dirai nei prossimi secondi. A volte ci sono momenti in cui la tensione è palpabile, però quei momenti ci fanno capire quanto marinai siamo, perché essere marinai non significa conoscere Scotta, Drizza e Amantiglio. Dov'è? Da dove arriva il suono? Il suono sono vibrazioni che si propagano nell'aria, poi il tuo cervello attraverso i padiglioni auricolari. Essere marinai significa trovare soluzioni molto rapide a problemi improvvisi. Ma che cazzo? Fratello, ma che problema c'hai? Oggi sei troppo nervoso. Guarda che mi hanno insegnato a scuola. Da ragazzino ero un portento. Sbloccavo tutti i lucchettini che trovavo, senza motivo. E poi non è che te ne fai niente, non c'è le chiavi. Io collezionavo paraporti. E infatti. Da oltre 1 anno e mezzo io e Lore siamo dietro a questo progetto, ma per davvero. Giorno e notte. Noi due siamo il giorno e la notte. Le persone più diverse al mondo accomunate da questa follia dell'Atlantico. Questo bastardo mi sta accanto dal giorno 1 e non dà segni di cedimento. Questa cosa non ha il minimo senso. Si aggiunge poi che questo progetto ci sta letteralmente dissanguando sotto ogni punto di vista. Lore con la sua startup, Desire Public, che fa fatica a decollare, e io con le riprese di questa docuserie e tutte le spese legate a una maledettissima imbarcazione di 48 piedi. Perché dietro alle gag di queste immagini c'è una reale costosissima imbarcazione in ferro a cui abbiamo dedicato tutte le nostre energie mentali, fisiche e tutte le nostre possibilità economiche.
Questo è il motivo per cui un progetto così autentico, dal nostro punto di vista, aveva assolutamente bisogno di tanti sostenitori che pagassero un biglietto del cinema simbolico. Perché le mie intenzioni ormai penso le sappiate. Io ho solo voglia di fare un grande prodotto, ho solo voglia di raccontare una grandissima storia. E questo è un oggetto di scena, quasi come i miei occhiali, sono tutti oggetti di scena. Io mi chiamo Emanuele e sono un ragazzo di 33 anni che vuole realizzare un progetto estremamente potente che possa avere un impatto nella vita di chi lo guarda. E questo è il motivo per cui ho pensato a come far sì che chiunque abbia voglia di darci una mano possa concretamente farlo producendo questo progetto. Voglio darvi la mia vela a disposizione, la vela per i venti forti. Una vela dove ognuno di voi avrà la possibilità di scrivere quello che vuole, ciò che vuole, della lunghezza che vuole. Ho creato un sito che si chiama pampero.emalloru.com. Potete scrivere una frase che tanto più lunga sarà quanto più impattante sarà il vostro aiuto nei nostri confronti. La frase sarà scritta, dipinta, impressa su questa vela e ci accompagnerà durante la nostra traversata atlantica. Siamo rimasti nuovamente io e Lore. Che incubo. Siamo partiti noi due e siamo tornati ad essere soltanto noi due. Almeno adesso rispetto al punto di partenza abbiamo il motore nuovo, un albero che dovrebbe reggere, pochi spicci in tasca e infinite lavorazioni da fare ancora, evitando tassativamente i cantieri navali, altrimenti si sballa tutta la tabella di marcia e poi addio traversata atlantica. Un pezzo vicino al timone, ad esempio, andava saldato. E il saldatore che abbiamo trovato non è proprio un saldatore, ma è un marinaio islandese con un saldatore. Per solidarietà marinaresca non ha chiesto nulla in cambio, quindi abbiamo pensato di fargli un piccolo dono. Noi ad esempio all'inizio del nostro viaggio, prima ancora di finire al verde, abbiamo comprato, anzi Lore ha comprato di sua iniziativa, un corno rosso gigante acquatico non napoletano portafortuna, che in effetti finora non ha funzionato granché. Ma siamo marinai, siamo un po' obbligati a credere a fortuna, superstizione e tutte quelle altre cagate. Sai in quanto tempo diventa ruggine? La devi cospargere di grasso. Ecco cosa possiamo fare con Pampero quando la rottamiamo. I souvenir. Non avete idea di quanto sia frustrante non poterlo mandare al diavolo, altrimenti rimango da solo. Hola! Maggie! Ok. So Becky, as you know, we are making a documentary about climate change. Did you notice any change in the weather in the last 20 years? Absolutely. This big misunderstanding is, it's fine, it gets a little warmer, which is the usual answer or argument for people that don't want to talk about it. The extremes in the weather is the problem. There is nothing normal that on the north coast of Iceland in November there was 24 degrees, 24 Celsius. It's ridiculous. I mean, that's one of the extremes. We have seen now lately Valencia. Things like that just didn't happen back in the days. It's a fact. It's not what do I think. It is not good enough that people go into groups and are fighting about it on social media or whatever they're doing. Number one, let's recognize there is a problem. Riconoscere che esiste un problema. Perché sembra banale, ragazzi. Sembra scontato. Ma quando mi sono imbarcato nell'idea di voler affrontare il tema cambiamento climatico, mi sono accorto che buona parte della gente con cui parlavo del cambiamento climatico non ne sapeva praticamente niente. O peggio ancora, ha l'idea di sapere abbastanza per dire che si tratta di un grande inganno. Senza troppi sforzi nel trovare persone da coinvolgere nella nostra indagine, l'armatore della barca accanto alla nostra vede le telecamere, sente di cosa parlavamo, quindi decide di darci il suo punto di vista. ¿Es posible modificar el clima? Sí. Desde 1970. Ya era posible. ¿Cómo? ¿Cómo? Ondas electromagnéticas, radares muy potentes. ¿Tú me entiendes? En un laboratorio tú puedes hacer hielo en un segundo. Hielo químico. El agua y el electromagnetismo
son uno. Tú eres agua. Esto es agua. El cielo es agua. Vivimos en un mundo de agua, literalmente. El cambio climático... No. Un gobierno asesino. Asesino. Un gobierno asesino. Sí. Está demostrado. Pero no juzgado. Porque no se va a juzgar. ¿Lo entiendes? Cuídate del gobierno. Io sono pronto. Dove la gente si perde e dove è anche difficile spiegare che cosa facciamo. E quello è un messaggio difficile da dare, perché la gente pensa giustamente che sia una problematica globale e si sente forse troppo piccola per agire. Però quello che io dico parlando di oceano è che l'oceano è fatto di gocce. Noi siamo tutti delle gocce e se ci mettiamo tutti insieme possiamo veramente cambiare il futuro che ci aspetta. Quando si sente dire non c'è tempo, bisogna agire, sono rimasti 8 anni piuttosto che 10 anni, non significa che fra 10 anni il mondo scompare. Significa semplicemente che questi gas che noi mettiamo in atmosfera, questi gas serra, diciamo che causano il riscaldamento globale, hanno un tempo di vita molto lungo. Significa che quello che mettiamo adesso quando andiamo in giro in macchina con i motorini e così via rimane lì per i prossimi 100 anni. Cioè l'impronta che noi diamo sul pianeta è come un filo con il futuro che ci mette in comunicazione con i prossimi 100 anni. E quindi se non si agisce subito ci sono dei futuri molto diversi. Se continuiamo nella traiettoria attuale, quando tu avrai 60 anni, diciamo fra una trentina d'anni, tutti i fenomeni a cui stiamo assistendo adesso, appunto questi eventi catastrofali, peggioreranno sempre di più e quindi tu vivrai in un pianeta più ostile. Quando si parla di cambiamento climatico, nel contesto di cui ne stiamo parlando noi prima di tutto, significa cambiamento climatico dovuto alle attività umane. È chiaro che il clima è sempre cambiato nella sua storia, però oggi quello che a noi importa è gli effetti che le attività umane hanno sul cambiamento climatico. Posto incredibile. Lore, credo che tu sia una di quelle persone che si fa fottere il berretto da una scimmia. Difenderò il mio berretto. Il tuo berretto durerà veramente poco. Ciao scimmia. E così eravamo lì, Gibilterra, la porta di accesso all'Oceano Atlantico, il punto di non ritorno. Da lì il gioco si sarebbe fatto duro e la nostra traversata atlantica sarebbe ufficialmente iniziata. La brutta notizia è che eravamo nuovamente rimasti in 2, non proprio il numero ideale da equipaggio atlantico. Certo che vista da qua Pampero sembrerebbe microscopica. Sì. Non è normale. Cioè l'acqua salata non è un posto in cui gli esseri umani dovrebbero stare. Eppure. C'è qualcuno che fa di tutto per starci. E dovevo ammettere che le mie scelte su chi avere a bordo, basate per lo più su parametri estetici di resa a video, non stavano dando grandi risultati. Quindi ho lasciato che Lore decidesse chi portare. Ed incredibilmente arriva a bordo un giovanissimo velista di origini greche che non ho ancora ben capito se è maggiorenne e se i suoi genitori abbiano la minima idea di dove diavolo sia finito. Il modo con cui stiamo gestendo questa traversata non ha senso. La libertà
non è poter pagare un conto o comprare un'auto nuova, ma poi perdersi il tramonto. La libertà per me, fare a pugni con me stesso. Fermo! Non chiudere questo video perché prima bisogna parlare dello sponsor di questo video, che poi è un servizio straordinario che io utilizzo ormai da abbastanza tempo, Saily. In questo momento mi trovo in Spagna, quindi all'estero rispetto all'Italia. Altre volte mi sono trovato in Turchia, negli Stati Uniti, e tutte le volte per quanto riguarda i pacchetti dati è sempre stato un disastro. Devi semplicemente installare l'app Saily, installare la tua eSIM all'interno del tuo smartphone e su ogni eSIM che installi puoi attivare il pacchetto dati che ti serve. È un servizio straordinario perché tutte le volte che devi andare in una nazione X e non sei sicuro che il tuo operatore ti dia un pacchetto dati adeguato, con Saily leggi tutto facilmente, attivi tutto quello che ti serve e non hai mai casini. C'è uno straordinario sconto del 15% utilizzando il mio link che trovi in descrizione. Vi consiglio vivamente di installare l'app, così la prossima volta che vi ritrovate all'estero sarà veramente una manciata di click e non avete sorprese inutili di spese evitabili. Un abbraccio, ciao!